Allora, abbiamo fatto un giro là, non c'era niente. Adesso partiamo, cioè usciamo dall'esterno della struttura. Tanto si sta alzando un vento della Madonna e rientriamo da dove siamo entrati prima. Anzi, se no, facciamo vedere questa struttura. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti al solito video del dopo ispezione. Allora, è stata un po' un'indagine particolare, anche un pochino di cuore, nel senso che avevamo promesso al nostro amico Fabio Bonazza del gruppo Ricerca Iena di tornare. Lui ha molto poco tempo, per cui ha detto: io appena posso torno sempre al campo 146, se non riesco io fatelo voi. Insomma, noi siamo andati, noi siamo partiti in missione da buoni amici quali siamo, perché ci riteniamo buoni amici suoi e lui un nostro buon amico. Ecco, siamo partiti in missione, siamo andati appunto al campo 146, dove appunto c'è questa storia particolarmente cruda ma anche particolarmente romantica di Desmond Jones. Vuoi ricordare ai nostri amici chi è Desmond? Desmond Jones era un soldato inglese rinchiuso in questo campo di prigionia e che era riuscito a scappare perché voleva ritornare dalla sua amata, e così fece, ci riuscì. Solo che a distanza di tempo, recentemente, prima che morisse ovviamente, qualche anno fa, ha voluto ritornare sul luogo del misfatto, chiamiamolo così, passatemi il termine, per rivedere quei posti che tanto sono stati tragici per lui, fonte di sofferenza. E tanto che, come avete visto e vi abbiamo mostrato, è stata messa proprio una targa in suo ricordo. Dalla regione Lombardia hanno messo questa targa in questa struttura che ai noi non abbiamo capito fino a che punto c'entri con il campo, perché innanzitutto è diverso il posto. Sembra diverso, sì, ma evidentemente se hanno messo la targa probabilmente era tutto annesso, ovvio che magari passando il tempo qualche struttura è stata abbattuta o non c'è più, insomma gli stessi posti che abbiamo visitato noi, avete visto, non c'è più il tetto, cioè non c'è più nulla. Poi mi fa specie il fatto che insomma hanno applicato questa targa commemorativa in un palazzo, cioè in una costruzione distrutta, fatiscente, ed è veramente un peccato. È una tristezza nella tristezza, esatto, perché se uno applica una targa in memoria dovrebbe quantomeno curare anche il posto dove è stata messa questa targa. E invece avete visto, ragazzi, era tutto lì chiuso e comunque diroccato, perché noi abbiamo spiato attraverso dentro era tutto rovinato, tutto distrutto. Era inaccessibile ma distrutto, perché noi abbiamo curiosato, insomma, con la pila, insomma, ci siamo fatti un po' di luce. E lì dove abbiamo fatto l'ispezione invece avete visto tutto a cielo aperto e il piano di sopra è crollato, non c'è il tetto, cioè proprio... Esatto. E abbiamo ovviamente lasciato il Tascam in una stanza, che poi era quella stanza che, se vi ricordate la precedente mia ispezione con Fabio, era quella stanza dove era cascato un sasso perpendicolare, così. Di traverso. E noi, io e Fabio, non ci siamo assolutamente spiegati il come e il perché. Abbiamo lasciato apposta lì il Tascam per vedere se appunto si ripeteva qualche cosa di simile o si sentiva qualche cosa di simile. Poi ci siamo recati all'esterno di questo posto e abbiamo visto strutture fatiscenti e insomma inutile star qua a raccontare cose che avete visto benissimo lunedì. E abbiamo registrato, poi siamo andati anche in una casa, nella casa che c'era prima, poco distante. Lì effettivamente non ci è dato sapere se faceva parte della struttura insomma in questione del campo oppure se era una casa lì messa lì di qualcuno. Effettivamente era un po' distaccata a livello di metratura, insomma di metri, rispetto, cioè all'apparenza non sembrerebbe appartenere al campo. Era un posticino niente male, era sincera, dal punto di vista dell'inquietudine. Era
era bello tosto, era bello tosto. Un brutto posto, sì. Infatti siamo andati via abbastanza in fretta, seppur insomma anche lì non ci abitasse né senza tetto né nessuno, no. Insomma era tutto diroccato, però effettivamente si respirava un brutto clima, insomma, sì. Ecco. Sì. Siamo tornati di là, abbiamo usato anche il K2, avete visto ragazzi, abbiamo comunque spesso detto, a volte ci viene detto, caspita però avevate detto che non lo utilizzavate più. È vero, ma è anche vero che avevamo detto siamo possibilisti e ogni tanto portiamo gli strumenti, tenuto conto che lì non c'è un fico secco a livello di cavi o luce, sì, che passi, perché è in mezzo ai campi, è in mezzo proprio al niente. Ci siamo giocati la carta, anche perché comunque volevamo tornare con delle risposte, sì, da dare al nostro amico Fabio, risposte in più rispetto magari a quelle che abbiamo semmai captato col Tascam. A tal proposito lascio dire a Lara per poi farvi sentire quello che abbiamo insomma sentito. Sì, allora il Tascam, avete visto, è stato lasciato nella stanza che abbiamo identificato come una cucina, una sorta, sì, di cucina. C'era un lavandino. In un primo tempo l'avevo messo sopra a questo lavello, ma poi per la paura del vento, rumori vari, così l'ho messo sotto. Il vento, allora non c'era vento, c'era una leggera aria e c'erano anche parecchi insetti. C'era un'ape che ci ha fatto compagnia, o meglio ha fatto compagnia al Tascam per tutto il tempo, sì. Cioè, lei ogni tanto tornava, si sentiva questo ronzio. Io gli avevo detto a Lara di non mettere il Tascam nel miele prima di uscire, ma io l'ho voluto mettere lo stesso perché ho detto smetti caso che attiro, sì, gli EVP, e invece no, ho attirato un'ape. Quest'ape che ronzava lì attorno, però l'ape si riconosce. Abbiamo identificato 4 rumori strani, ovviamente non li chiamiamo EVP, oppure li chiamiamo EVP per comodità, ma andiamoci sempre con i nostri fatidici punti di domanda. Allora, il primo è un botto sordo che si sente netto nel sì, microfono, quasi come una sorta di spostamento d'aria, sì, una cosa così. Ed è strano, perché fosse stato semplicemente vento lo sentivi in maniera diversa. Poi abbiamo un'interferenza stridula che entra all'interno del microfono e è strana, perché non è le solite interferenze che si sentono quando magari passa una macchina o passa un cellulare che senti che fa quella cosa ritmata, no? Quel rumore ritmato. È un'altra interferenza, come un innesco. Esatto, e quindi noi ve la facciamo sentire. Poi abbiamo un piccolo mugugno che si sente sotto le nostre parole in lontananza, sì, e la cosa strana, l'ultimo, il quarto, la quarta proposta che vi facciamo è un oh a seguito delle mie parole, che dico cosa è stato questo non si sa da dove arriva, anche perché sembra una voce quasi femminile, sì, no? Sì, a un primo momento sembra la mia, cioè, sì, ma io non ricordo di aver detto cioè non ha senso, no, che io ma poi non saresti potuta essere tu per 2 motivi. Il primo è che era un po' più distante, sì, rispetto da dove tu parlavi, sì, quindi si sarebbe sentito con lo stesso volume, sì, e secondariamente era immediatamente dopo le tue parole, ma proprio immediatamente, sì, quindi, insomma, o era un ventriloquo oppure poco ci manca. Posso anche esserlo. Sì, certo. Esattamente. Questi sono i quattro rumori EVP con le virgolette che vogliamo farvi risentire. Diteci quello che secondo voi sembrano, se siete d'accordo o meno sulle nostre interpretazioni. Sì. Io vi rimando, ragazzi, oltre all'ispezione che abbiamo fatto io e Fabio Bonazza qualche tempo fa, vi rimando anche a tutte le ispezioni che ha fatto lui, che ne ha fatte diverse, e perché lì c'erano cose estremamente interessanti che noi non abbiamo catturato. Per esempio, ricordo che lui in un EVP sentì in maniera piuttosto marcata la parola comunità, e questo lui lo spiazzò perché disse: ma eravate qui, cos'era, una caserma, insomma aveva fatto una domanda del genere, e sembrava che questo EVP, questa voce, sembrasse che insomma l'avesse corretto, no? Comunità, ecco, questa cosa è curiosa, infatti io speravo di sentire una parola simile, purtroppo non l'abbiamo sentita, non ci è stato dato questo privilegio. No. Fabio, perdonaci, ma purtroppo non abbiamo catturato quello che hai catturato tu, che è estremamente interessante,
ed estremamente vero, perché Fabio è assolutamente un ricercatore serio. Sì. Quindi questo è quello che vi ho registrato, poca roba ma pur sempre interessante. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete il video, parlate e alla prossima, bene, parlate male, basta esatto, che lo facciate. Esatto, al prossimo video. Ciao. Sì.